Ciao ragazzi, sono Chris e benvenuti nel mio garage. Oggi 30 settembre 2021 è uscito per la prima volta in Italia questa motosega ricaricabile 40 volt. Praticamente lavora con due batterie e vi anticipo che le batterie consigliate secondo quello scritto in confezione e sul manuale sono le batterie da 4 A. Questo è il modello PKSA 40 LI-A1 dove 40 appunto sono i 40 volt. Non so se notate, motore brushless, lunghezza di taglio 38 cm con due velocità. Però ora, senza perderci in chiacchiere, avviciniamo subito la telecamera, vediamo le caratteristiche, analizziamo come è fatta questa elettrosega e poi la andiamo a mettere subito alla prova. Per darvi anche la possibilità di effettuare la scelta più adatta alle vostre esigenze, alla fine del video faremo un confronto con il modello elettrico da 2200 watt e una motosega, quindi a motore, due tempi, venduta intorno alle 100 euro. Perché prendo questo modello? Perché questo modello, anche se le plastiche sono diverse, ha la stessa meccanica, identica, del modello a scoppio che vende Parkside. Quindi in questo modo, con questi tre esempi, potete decidere quale comprare in base alle vostre esigenze. Ma ora concentriamoci su questo modello e vediamo come è fatto. Così come per l'elettrosega da 2200 watt, farò un secondo video dove vi parlerò dell'uso e della manutenzione, dove riguardo all'uso non vi spiegherò le tecniche di taglio da professionisti, ma vi dirò quelle 2 o 3 precauzioni da prendere per tagliare senza rischiare di farvi male. E parlerò anche della manutenzione, quindi sostituzione della catena, lubrificazione della catena, eventuale affilatura della catena, olio, pulizia, smontaggio. Tratterò questi argomenti e il video sarà online, spero entro una settimana più o meno. Vediamo com'è fatta. Giriamo questa ghiera e sfiliamo il mandrino. Allora, sono tantissime le informazioni in confezione, leggo velocemente. Abbiamo due velocità della catena, 15 metri al secondo e 21 metri al secondo. La lunghezza di taglio è 38 cm. Motore brushless, due batterie da 20 volt per un totale di 40 volt. In questo modello venduto a 79 euro, batterie e caricabatterie non sono inclusi. Lubrificazione automatica. Infatti ha un serbatoietto dove mettere il nostro olio, ha un sistema delicato dello scorrimento grazie a un sistema soft start che evita gli strappi della catena, ma ha anche il quick stop, lama con stella di rinvio alloggiata su cuscinetti a sfera, c'è un ingranaggino qua che aiuta a far scorrere la catena sulla punta della lama. Il motore brushless, come sappiamo, fino al 30% di durata in più rispetto ai motori normali ed è senza spazzole, quindi non richiede manutenzione. Interruttore protettivo a due mani con arresto immediato della catena, meno di 0,12 secondi, quindi veramente velocissimo, in caso di problemi si arresta velocemente e lo vedremo ora nel corso del video. Quindi motore brushless, abbiamo detto, due velocità di scorrimento della catena, ingranaggi in metallo, soft start, cuscinetti a sferi dell'ingranaggio sulla punta della lama, interruttore di protezione, lubrificazione automatica della catena, con finestrella di ispezione per vedere il livello dell'olio, sistema di tensione della catena senza attrezzi, così come il modello a 220 volt da 2200 watt o da 1600 watt, stabile punto d'attacco in metallo, impugnatura anche per utilizzare la motosega in posizione inclinata, batterie consigliate, due batterie da 4 A. Per il funzionamento sono indispensabili due batterie. Aprendo la confezione noi troviamo la nostra motosega elettrosega in questo modo, tutta già assemblata. Allora, ho rimosso il fodero e farò molta attenzione perché la catena è nuova ed è tagliente. Questa che viene chiamata in diversi modi spada di guida, spranga di guida, sbarra o sbarra di guida, come vedete all'estremità ha un ingranaggino su cuscinetti che permette lo scorrimento in questo punto in modo fluido, senza che rischia di incepparsi, soprattutto per evitare che la catena surriscalda parecchio in questo punto stesso. Il peso della macchina è intorno a 3,7 kg senza batterie e senza olio.
arriviamo a circa 5,1 kg, 5,2 kg quando facciamo il pieno di olio. Considerando che un motore pesa intorno a 6,4 kg e che il modello da 2200 watt, il PKS 2200A1, pesa 5,4 kg, diciamo che il peso è nella norma. Allora, purtroppo non entrerà tutta all'interno della telecamera, andremo a zone. Allora, tutta la scocca è abbastanza rigida, anzi abbastanza sottile se la vediamo dall'alto, se non fosse per l'ingombro della maniglia. Impugnatura posteriore con inserti gommati, anche se questa volta devo dire che sono parecchio duri rispetto alla gommatura a cui Parkside ci ha abituato. Sì, è una gommatura parecchio dura, sicuramente più morbida della parte verde, ma è parecchio dura. L'impugnatura per la seconda mano che ci obbliga ad utilizzare la destra per l'azionamento del motore e la sinistra per la seconda impugnatura è proprio una configurazione obbligata, perché in questo modo non potremmo lavorare. Questa è più sottile del modello a corrente ed è di plastica, sembra un po' più scadente della plastica utilizzata per tutta l'intera scocca. È molto sottile, è molto scivoloso, non ha per niente grip, anche se ha questa rifinitura ruvida. Considerando però che questo utensile va indossato sempre con i guanti, le dimensioni del manico non sono un problema così grosso. L'impugnatura ci consente di tenerla in questo modo o anche in modo obliquo o così, in base al taglio che dobbiamo effettuare. La parte sottostante all'impugnatura, come vedete, è così larga. Questo è un sistema di protezione perché nel caso in cui, impugnandolo con la destra, si dovesse rompere la catena, non può arrivare mai a colpire la nostra mano, perché c'è questa apertura che è in linea con la sbarra di guida. Da questo lato vediamo il sistema di regolazione della tensione della catena senza mani. Praticamente noi allentiamo questa ghiera che blocca lo scorrimento della barra e con quest'altra manopola possiamo allentare in senso orario o tirare in senso antiorario la catena per aumentare o diminuire la tensione che deve essere regolata a freddo e che deve essere più o meno così come la state vedendo. Ci deve essere un'oscillazione di 2-3 mm senza fare eccessiva forza. Non regolate la catena a caldo, perché quando la catena è calda si dilata un po' e si allenta normalmente. Poi quando raffredda stringe e se voi l'avete regolata a caldo, stringendo, quando raffredda si può spaccare. Vi faccio vedere qua dentro velocemente, perché poi come sostituire la lama lo affronteremo in un altro video. Ok, come vedete abbiamo il nostro pignone. Abbiamo anche, vi faccio vedere velocemente, il sistema di lubrificazione automatica che fa uscire l'olio da questo forellino e a differenza del modello a corrente, il sistema che mette in tensione la catena, come vedete, non è alloggiato sulla motosega, ma è sul coperchio. Quindi io muovendo questo pomello faccio avanzare o arretrare questo perno, che è anche più sottile di quello utilizzato per il modello da 2200 watt, speriamo che non si rompe nel tempo, e faccio avanzare o arretrare la nostra barra di guida per poter aumentare o diminuire la tensione della catena. Rimontiamo. Come vedete delle indicazioni per quanto riguarda il senso di rotazione della nostra catena, c'è la freccina sulla catena stessa, c'è il disegno del senso di rotazione e c'è un'indicazione per come deve essere la nostra maglia, il nostro tagliente. Come vedete il tagliente che è più lungo, più grande dietro e il delimitatore di profondità davanti con la freccia per il senso di rotazione, cioè ci sono tre disegni che dicono la stessa cosa, così non possiamo sbagliare. Il movimento, guardate, di questa ghiera è a scatti. Quando rimontiamo non ne stringiamo eccessivamente, arriviamo a battuta, torniamo indietro, controlliamo la tensione, è troppo lenta, guardate ora come si tira. Ok, una volta trovata la nostra regolazione, stringiamo bene questo qua. Non sono convintissimo della durata di questo sistema, anche se ad alcune persone
Il sistema vecchio, come vedete, la manopola rimane sulla motosega e non è sul coperchio, e io muovendo faccio avanzare questo lungo perno che mi va a cambiare questa regolazione, avanti e indietro. Intanto già vedete quanto è grosso questo perno rispetto a quello che abbiamo visto qua. Molti si lamentano che si rompe questo perno, ma questo sistema è più facile, più semplice e si può riparare anche con componenti non originali. Questo qua, sinceramente, non lo so. Cambiamo lato. Questa dentatura, che è una battuta, che ci utilizza a lavorare meglio appoggiando il nostro tronco su questi denti e facendo le giuste manovre per effettuare un taglio corretto, abbiamo il serbatoio dell'olio con questa spia visiva che ci consente di vedere il livello. Quando arriviamo al minimo dobbiamo andare ad aggiungere il nostro olio. Io utilizzo un olio fatto apposta per le catene, è biologico. C'è chi si lamenta perché dice che l'olio biologico tappa gli ugelli o i passaggi dell'olio, e c'è chi utilizza l'olio della macchina esausto. Però l'olio della macchina esausto, anche se in pochissime quantità, comunque inquina, comunque rovina l'albero, e se l'albero deve essere semplicemente potato e non abbattuto, lo sconsiglio. Corrente di pensiero, però per quanto mi riguarda io utilizzo questo. Da questo lato troviamo anche la nostra etichetta, prodotta dalla Grizzly Tools. Il mio modello è stato prodotto ad aprile 2021 e altre caratteristiche che abbiamo già visto. Parliamo ora dell'avviamento. Per fare questo devo inserire le due batterie. Allora, due batterie, in questo caso da 4 ampere ora. 4 ampere ora. Abbiamo i classici due tastini per l'avviamento, questo da spingere in avanti, anzi essendo che si lavora con la mano destra, questo da spingere in avanti col pollice, e poi il nostro grilletto da premere. Una volta che premiamo il grilletto possiamo lasciare il pulsantino superiore. Lasciando poi il grilletto si sgancia e non ci permette più di azionarlo. Però come vedete l'elettrosega non sta partendo, perché ora levo il fodero, perché noi dobbiamo accendere questo pannellino di controllo. Il pannellino di controllo è formato dal tasto di accensione, non sono degli interruttori, sono dei pulsantini, quindi è un controllo elettronico, diciamo. Si accende e noi vediamo l'indicazione dello stato di carica delle batterie, sono cariche tutte e due, le ho tolte ora dal caricabatterie doppio, e una lucina che identifica la velocità alta e low bassa. Quando l'accendiamo si accende automaticamente in velocità massima. Se vogliamo abbassare premiamo il tasto high low e scendiamo la velocità. Ora vi faccio sentire la differenza. Ricordiamoci che quando si avvia per la prima volta una catena nuova come questa, bisogna garantire la lubrificazione e bisogna fare un rodaggio a vuoto di circa 30 secondi. Dopodiché, dopo i primi 7-8 tagli, dopo i primi 5-8 minuti di lavoro, la catena sarà un po' più lenta della regolazione originale e va regolata nuovamente la tensione. Per il momento l'olio non lo metto perché tanto non farò girare molto la catena, perché altrimenti mi spruzza tutto l'olio ed è normale sul banco. Però vi faccio vedere una cosa. Cos'è questo? Questo è un sistema di sicurezza che hanno tutte le motoseghe. Le seghe a motore hanno un intervento solo meccanico sul motore stesso. Infatti in una sega a motore, quando questo è in avanti, c'è un freno che blocca la rotazione o la rallenta tantissimo. Essendo questa una elettrosega, questo è anche un consenso all'avviamento. Ora vi faccio vedere. Praticamente come funziona questo? Noi stiamo tagliando, se per qualche motivo ci dà un contraccolpo, ed è frequente che lo può dare con le motoseghe, questo contraccolpo ci fa spingere questo blocco che esegue due azioni. Una è quella di frenare l'inerzia che ha il motore, due è quella di togliere l'alimentazione al motore. Essendo che è un'elettrosega, questo doppio intervento. Vi faccio vedere. Allora, noi per accendere dobbiamo portarla indietro. Accendiamo la nostra macchina e siamo pronti ad avviare. Ok? Se questo è in avanti, emette questo beep che ci sta dicendo: vedi che non lo puoi avviare. Ok? Se io l'avvio e ora ve lo faccio vedere e lo aziono nel momento della marcia, guardate che succede. Si blocca istantaneamente. È un freno unito allo stacco dell'alimentazione del motore. Questo motore è dotato di un avvio lento per evitare di strappare la catena. Ok? Non accelero perché ancora sono senza olio. E un quick stop, guardate.
ok? Si ferma immediatamente. Ora mettiamo l'olio, andiamo fuori e andiamo a fare qualche prova di taglio. Incluso nella confezione c'è una boccettina di olio, potete usarla tranquillamente fino a quando finisce, sono 180 ml, e poi comprate dal vostro negozio di giardino o di giardinaggio di fiducia, comprate il vostro olio. Ok, come vedete è pieno, oltre il massimo, si vedono le bolle lì, ok? Ok, ora che siamo fuori indossiamo il elmetto di protezione, guanti, e facciamo la prova per sentire la rumorosità della catena e la prima lubrificazione. Attenzione che le catene nuove si possono rompere al primo utilizzo, è normalissimo, può capitare con qualsiasi marca di catena utilizzate. Quindi non ci mettiamo così a provarla, mettiamoci in modo che nell'eventualità che si dovesse rompere non ci finisce in faccia. Velocità bassa. Velocità alta. Controlliamo se la catena viene lubrificata. Sì, è abbastanza oleosa, si vede. Possiamo iniziare i tagli. Andremo gradualmente con 3 misure di tronchi, inutile fare numerose prove. Circa 12 cm di diametro il primo, 18 il secondo, quasi 25 il terzo. Col primo farò 2-3 tagli in modo da fare bene il rodaggio della catena. Secondo e col terzo andrò bello spedito, e poi sul terzo vi faccio vedere la differenza di come lavora questa, come lavora il modello da 2200 watt e come lavora una motosega col motore a scoppio, così potete trarre voi stessi le vostre conclusioni. Sulla motosega, sull'elettrosega da 2200 watt monterò questa sbarra e questa catena, così il confronto è ancora più significativo e ad armi pari, diciamo. Durante i tagli però staccherò il microfono perché non vorrei che il filo si possa impigliare con la motosega, quindi sentirete l'audio dal microfono del telefono. Allora iniziamo a fare 4-5 tagli a prima velocità per fare il rodaggio della catena. Come vedete si è allentato un po'. Facciamo altri 2 tagli e poi la regoliamo meglio. Regoliamola. Come vedete che pratica la regolazione senza attrezzi. Si allenta. Tiriamo. Ok. Ok, facciamo il primo taglio a velocità massima. Accendiamo, tiriamo indietro, velocità massima. (12 centimetri). 18 centimetri. Quest'albero è stato tagliato a fine luglio, siamo a settembre, 2-3 mesi, quindi non lo posso definire né fresco né secco, è una via di mezzo. Ok, al centro ho avuto un po' di esitazione, come avete sentito dal rumore del motore, ha decelerato un po'. Facciamo un altro taglio. Cambiamo. Allora ragazzi, questa è una prova di forza, il test finale. Abbiamo
25 cm. Siamo all'interno della regola che bisogna stare all'interno del 70% della lunghezza massima della nostra barra. Ci siamo. Facciamo una prova a velocità più bassa. Ok, guardate, un cuore. Ecco il taglio. Ora, mentre abbiamo questa misura, prendiamo la motosega, l'elettrosega da 2200 watt e poi la motosega. Vi faccio vedere la differenza e ve li metterò tutti e tre insieme, schermo diviso in tre. Attenzione a fare questa operazione, se non siete pratici indossate i guanti. Vi volevo far vedere, guardate, non è riuscita ad espellere tutti i trucioli, sono rimasti qua e si sono, come vedete, impastati con l'olio. Quindi immagino che questo tipo di elettrosega, guardate tutto l'olio qua come sta uscendo, è normale. Vi consiglio appunto una manutenzione un po' più frequente, soprattutto dopo ogni utilizzo. Si apre il carter, si leva la barra di guida e si dà una soffiata col compressore, una pulitina col pennello. È importante avere questo forellino sempre bello libero. Andiamo a montare questa nel modello da 2200 watt. Ragazzi, come avete visto, anche nel modello da 2200 watt si è sentito una decelerazione e un affaticamento in questo punto. A, velocità massima. Protezione. Parecchia differenza. Hanno perso già una tacca, erano completamente cariche. Proviamo 2 A con una misura più. Sono accesi i 2 LED rossi della batteria. Impugnatura per i tagli obliqui o comunque non perfettamente dritti, guardate. Allora ragazzi, durata della batteria. Ho delle batterie da 4 A. Guardate cosa ho fatto con le batterie da 4 A. Allora ci sono circa 50-60 tagli del diametro più grande, circa 30-35 del diametro medio, questo, e ho contato circa 20 tagli, perché già i pezzettini li ho messi sopra la montagnetta, circa 20 tagli del diametro più piccolino. Questi qua, considerando che con tutti questi tagli avrei potuto abbattere un albero, diciamo che va bene, va più che bene. Guardate quanta segatura ha fatto, ci sono ancora pezzi di legno nascosti qua sotto che non ho conteggiato. Allora ragazzi,
finalmente si sono scaricate le batterie. Sono durate veramente tanto. Per quanto riguarda la durata, avete visto il numero di tagli che ho fatto? Facendo il confronto con questo modello a benzina, una carica di batterie mi consente di tagliare di più rispetto a un pieno di quella a scoppio. Un po' più lentamente, ma mi permette di tagliare di più, perché stavo preparando anche una video recensione di quella a scoppio e il pieno non mi permette di fare lo stesso numero di tagli. Avete visto nel video anche la differenza tra 2 ampere e 4 ampere. Con le batterie da 2 ampere le prestazioni si riducono in modo evidente, molto evidente. Le 2 ampere le potete utilizzare o per tronchi che non superano i 10-12 cm di diametro. Se si va oltre non ce la fanno più. Ottima lubrificazione, o almeno per ora, perché la sporcizia non ha compromesso il sistema di lubrificazione automatica. Una cosa che ho notato durante il lavoro, questa minima oscillazione. Ho provato sul modello a 220 volts e non ce l'ha. E ora vi faccio vedere perché. Allora, guardate come è fatto il supporto della barra. E guardate il gioco che ha. Invece nel modello a 220 volts praticamente è lo stesso, però essendo che il piolino del tensionatore della catena è perfettamente dimensionato al foro che c'è della barra, contribuisce, vedete, a una stabilità maggiore. Il piolino invece che abbiamo qui è più piccolino e come vedete questo gioco che c'è qua è quello che poi abbiamo, che vi ho fatto vedere prima, sulla punta. Avete visto anche il confronto col modello di 2200 watt e col modello a scoppio, però non so se ci avete fatto caso, come mai nel modello, nel riquadrino dove effettuate il taglio col modello a scoppio non era sul cavalletto quel tronco, era lo stesso, ma non era sul cavalletto perché quella parte del video è un video che ho girato 2 settimane fa, quando stavo girando le scene per fare la recensione della motosega della Jonsor, questa qua a scoppio. In occasione di questo video è saltato l'avviamento, si è rotta la molla, si è rotto il filo, si è rotto il meccanismo di tensionamento della molla e devo comprare tutto il cartellino. E con questo discorso mi allaccio al perché dobbiamo scegliere un modello con un tipo di alimentazione rispetto a un altro. Quindi batterie o 220 volts o benzina. Allora, per quanto mi riguarda, ora che ho questa, non penso che andrò ad utilizzare le altre due, perché ogni modello ha i suoi pro e i suoi contro. Per l'utilizzo hobbistico e comunque limitato a una ventina di alberi da sistemare durante tutto l'anno, su un terreno che è stretto e lungo, quella a filo mi crea qualche problema, anche e soprattutto se devo salire sulla scala a fare qualche lavoretto. Quella a benzina lavora alla grande, ma c'è sempre l'inconveniente, la candela non parte, si ingolfa, si rompe lo strappo. Quella benzina va tenuta in un certo modo, quando va conservata va svuotato il serbatoio, va svuotato il carburatore, si devono prendere delle precauzioni che per un hobbista sono solo una perdita di tempo, per chi deve fare la cura personale del giardino sono solo una perdita di tempo. Quindi per me, per il mio modo di utilizzare la motosega, questa batteria è perfetta. Avendo 4 batterie da 4 ampere, potrei anche decidere di fare tanti lavori consecutivamente perché 2 le uso e 2 le carico. Quando si decide di fare un lavoro, si prende e si utilizza senza bisogno di dover preparare la miscela, di dover preparare le prolunghe, andare a sbattere contro ingolfamenti, cordina che si rompe e tante altre cose. Però ripeto, per l'utilizzo mio, naturalmente il professionista che ha bisogno di lavorare velocemente e che utilizza la sua motosega a scoppio giornalmente non avrà i problemi dell'ingolfamento, della candela, della benzina che si asciuga e lascia l'olio. Lì è tutto un altro discorso, però dal punto di vista dell'utilizzo personale, che è più o meno quello a cui è destinato questo tipo di attrezzo, tra i 3 modelli io lo preferisco. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao! Allora ragazzi, il manuale compreso nella confezione è molto chiaro e completo, vi consiglio di conservarlo e di leggerlo tutto. Trovate nel manuale
tutto quello che riguarda il montaggio, la manutenzione, sostituzione catena, pulizia, batterie, regolazione della tensione della catena. Trovate anche, come vedete da queste immagini, ma ad ogni immagine è associata una descrizione. Trovate anche una sezione relativa alle tecniche del taglio trasversale, il tronco si trova per terra, le basi, essendo un utensile che è molto pericoloso, le basi per iniziare sono scritte qua, le potete seguire perché sono corrette e sono molto semplici. Trovate anche l'elenco dei componenti che hanno bisogno di una manutenzione periodica, come se fosse quella della macchina, prima di ogni uso, dopo 10 ore, dopo ogni uso, eccetera. E trovate anche tutto quello che riguarda la garanzia ed eventuali ricambi. Lama di ricambio, catena, schermatura rocchetto, proteggi lama, il tappo serbatoio dell'olio, che eventualmente se si dovessero rompere o se si perdono, potete ordinarli nel sito della Grizzly. Per quanto riguarda l'assistenza e la garanzia, questi sono i numeri. Parte finale, c'è un esploso e alcune tecniche di taglio che fanno sempre riferimento alla descrizione, come si affila la catena e le misure della catena in dotazione.